Come mai, anche se sono anni che fai stretching, quindi ti allunghi, ti fletti in tutti i modi possibili, continui ad avere un corpo rigido? Come mai, nonostante il tuo impegno, non riesci a scioglierti e ad avere un corpo morbido, flessibile, e hai sempre il collo che ti fa male, le spalle sempre tese e la schiena dura come fosse una tavola di legno? Ok, che cosa stai sbagliando? Ne parliamo proprio in questo video, dove voglio affrontare con te un tema che può realmente cambiare la tua prospettiva sull'approccio da utilizzare per poter tornare ad avere un corpo flessibile, un corpo mobile, morbido, elastico e ovviamente libero dalle tensioni e dalle rigidità. Prima di tutto, se ancora non mi conosci, mi presento: io sono Alex Recchia, sono maestro e formatore di Tai Chi e Qigong terapeutico ed educatore del benessere. Dunque, durante i miei oltre 20 anni di insegnamento ho visto tantissime persone autodistruggersi. Cosa intendo con autodistruggersi? Cioè autodistruggere il proprio corpo nel tentativo, vano ovviamente, di sciogliere le proprie tensioni e le proprie rigidità, nella totale inconsapevolezza di stare facendosi del male, anzi con la convinzione assoluta di stare facendosi del bene, di stare facendo del bene a se stessi. Allora, tra le pratiche più nocive che vedo spesso fare c'è proprio lo stretching, o meglio una sua interpretazione distorta. Non sai quante volte mi è capitato di sentirmi dire durante le call introduttive: guarda Alex, io ho questi dolori e ho queste rigidità da anni, ho un corpo sempre bloccato, eppure faccio un sacco di stretching, faccio tantissimi esercizi, ma sai, però sono sempre bloccato. Allora, io quando sento queste parole già inizio a spaventarmi e di solito chiedo alla persona: senti, per favore mi fai vedere che esercizi fai, mandami dei video, insomma, oppure me li mostri in video call direttamente. Allora la persona me li mostra, mi mostra il modo in cui fa gli esercizi e allora capisco subito perché quella sua tensione e perché quella sua rigidità non è mai andata via. Anzi, capisco proprio il perché la sua rigidità è aumentata negli anni. Infatti, uno degli errori più devastanti che fanno le persone è flettersi o allungarsi fino al punto di sentire tensione o dolore, perché purtroppo si ha la convinzione che se si sente tirare vuol dire che sta facendo bene, utilizzando quello che io ormai ho definito il principio del dolore come convalida, ovvero se sento male, allora vuol dire che mi sta facendo bene, perché sento tirare. Ma da dove nasce questa mentalità distorta, questo approccio masochista, questo approccio deviato al benessere del proprio corpo? Allora, ovviamente le ragioni sono molteplici. In primis è proprio un discorso culturale. Sai cos'è? Che noi siamo cresciuti in una società di masochisti e di autolesionisti. Noi siamo stati educati in una società che glorifica la sofferenza in qualsiasi ambito, quasi come se fosse l'unico sentiero verso il successo, o l'unico sentiero verso la propria realizzazione, la realizzazione dei propri sogni, e dunque anche verso il proprio benessere. Quante volte ci siamo sentiti dire: per fare questo, sai come fai? Devi soffrire, oppure per ottenere quest'altro devi stare male. Solo la sofferenza ti farà avere successo, solo con la sofferenza otterrai dei risultati. E così veniamo educati quasi a cercare il dolore e la sofferenza in ogni aspetto della nostra vita. Quindi dal modo in cui trattiamo noi stessi, infatti spesso noi siamo sempre molto duri con noi stessi, ci giudichiamo pesantemente, siamo perfezionisti, siamo autoritari e sono schemi mentali che ci portiamo dietro dall'infanzia. E molte persone cercano la sofferenza anche nelle relazioni, circondandosi di persone tossiche, quindi tossiche nel senso che non sono in linea con loro, no? Quindi sono persone che le portano anche a compiere delle scelte sbagliate. E con il corpo viene trasmesso lo stesso approccio. Ricordo ancora le lezioni del mio professore di ginnastica delle medie che ci faceva fare stretching e ci faceva allungare fino allo sfinimento e ci diceva: se non fa male non sta funzionando, e ci diceva proprio che bisognava sentir
tirare. E non hai idea dei danni non solo fisici ma anche mentali che un approccio del genere può causare nelle persone. Poi figuriamoci, ad esempio, se stiamo parlando di ragazzini, perché se in Occidente è da poco che si è capito che allungare il corpo senza cognizione fa malissimo, poiché tutto ciò genera tutta una serie di micro lesioni e deformazioni permanenti nei muscoli, nei tessuti, e anche ovviamente nella fascia, con accumulo di tessuto cicatriziale, bene, queste cose, le arti corporee terapeutiche, come ad esempio il Qigong, le sanno da più di 5.000 anni. Ok? Quindi quando noi ci allunghiamo fino a provare dolore, anziché liberare il corpo, andiamo ad irrigidire ulteriormente il corpo, quella zona. Quindi i muscoli cosa fanno? Nel tentativo di proteggersi diventeranno ancora più rigidi. Questo, ad esempio, è chiamato riflesso miotatico. È un principio di reazione istintiva che dimostra proprio come spingendosi oltre il dolore, si ottiene l'effetto opposto a quello desiderato, cioè il muscolo si contrae, si irrigidisce e quindi cosa facciamo? Come tirare un elastico duro, a un certo punto si lacera, no? Krishnamurti diceva: non è segno di buona salute essere ben adattati a una società profondamente malata. Quindi se fino ad adesso hai sempre cercato di scioglierti e di sciogliere il tuo corpo seguendo un approccio duro, tipicamente occidentale, e non hai mai ottenuto risultati ovviamente, quali sono i primi passi che puoi fare per intraprendere un percorso che ti conduca ad avere un corpo morbido, un corpo flessibile, un corpo elastico, e finalmente sciogliere completamente le tue tensioni, le tue rigidità? Allora, prima di tutto, smetti di fare tutto quello che hai fatto fino adesso. Smetti di farlo. Abbandona tutto quello che fino ad ora non ti ha dato risultati. Che senso ha continuare a fare cose sbagliate? A nulla serve continuare a praticare qualcosa che non ti dà beneficio. Poi, seconda cosa, inizia a seguire la regola aurea che è il pilastro portante del nostro metodo di Qigong e presente all'interno della nostra scuola, ovvero qualunque cosa fai, cerca il piacere, non cercare il dolore. Ogni esercizio che fai da adesso in poi, fermati prima di sentire tensione o dolore. Il motto è non resistere, non insistere, nessun dolore, nessun disagio. Devi proprio cambiare il tuo approccio mentale all'esercizio fisico, andando a cercare il piacere e mai la sofferenza, perché spesso la sofferenza noi ce la andiamo proprio a cercare. Puoi anche ripetertelo prima di una sessione di pratica, puoi anche proprio ripetertelo ad alta voce: oggi sarò buono o sarò buona con me stesso o con me stessa, sarò buono con il mio corpo e farò di tutto per farlo stare bene. Ovviamente il passo successivo è orientarti verso pratiche più in linea con un approccio morbido, come il Tai Chi e il Qigong terapeutico, come le pratiche che io insegno nella mia scuola, no? Queste discipline non solo combattono la tensione, ma la aggirano con fluidità e con armonia, proprio come fa l'acqua che scivola intorno agli ostacoli e senza sforzo riesce gradualmente a smussare anche le rocce più dure. Questo approccio non solo rilassa e rimodella la struttura fasciale, ma lavora anche sul piano energetico, mentale ed emotivo. Il Qigong ti permette di eliminare le rigidità del tuo corpo in modo delicato e non invasivo. In questo modo, dopo un po' di mesi, un po' di anni, non avrai nemmeno avrai avuto la percezione di esserti liberato dalle tue tensioni. Semplicemente ti sveglierai la mattina e dirai: wow, è successo. Se invece mi segui già da tempo, ovviamente ti aspetto nei miei percorsi personalizzati di Qigong terapeutico, dove insieme lavoreremo proprio per questo, per aiutarti a sciogliere quei blocchi e quelle rigidità che da troppo tempo ti tengono prigioniero o prigioniera del tuo corpo. Per iniziare un percorso con me puoi prenotare una consulenza informativa con una mia collaboratrice compilando il formulario che trovi nel link qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!